Salve a tutti, alle signore e signori presenti in sala, a chi ci ascolta e ci guarda da Radio Radicale, questa mattina a Roma nella sede dello storico Istituto Affari Internazionali, fondato l'11 ottobre del 65 su iniziativa di Altiero Spinelli, con un seminario dal titolo Unione a 27, il dopo Brexit. Presentiamo una nuova rivista, il Club. Il titolo del primo numero che vedete sul tavolo, che abbiamo deciso poi di utilizzare anche come payoff della testata affinché Brexit non ci separi, spiega un po' più di tante parole il perché si sia deciso in un momento così complesso per l'Unione Europea, di cui la Brexit ovviamente rappresenta un paradigma, di lanciare questa nuova iniziativa editoriale che rappresenta un po' un'attenzione particolare di amicizia, affetto, aggiungo anche di gratitudine verso un paese che per l'individuo occidentale rappresenta per più versi un modello. Il seminario di oggi, così un po' come la mission del club, rispecchia un po' la forte volontà di indicare un metodo di approccio, di conoscenza, di riflessione verso delle tematiche che sicuramente non sono semplici, anzi direi molto complicate, soprattutto perché nuove, storicamente nuove, ma che non devono, a nostro avviso, minimamente intaccare quel sentimento di preziosa amicizia che l'Italia ha con il Regno Unito, che lega l'Italia al Regno Unito da più di 20 secoli. Dunque, oggi in questa suggestiva Biblioteca dello IAI abbiamo come ospite anche il segretario di Stato per il Digitale, la Cultura, i Media e lo Sport del Regno Unito, The Right Honourable Karen Bradley, MP, che saluto e ringrazio vivamente per essere qui, l'ambasciatore Jill Morris. Grazie ambasciatore, accademici, politici, imprenditori, amici. Grazie di esserci. Prima di presentarveli e prima di ascoltare le parole del Ministro, con immenso grazie allo IAI per l'accoglienza, do la parola all'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, che è Presidente dello IAI, per il suo indirizzo di benvenuto. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti a questa giornata di discussione sul tema della Brexit. L'occasione ci è offerta dalla presentazione del primo numero della rivista Il Club, e ringrazio Francesco De Leo per averci offerto questa opportunità e per aver scelto lo IAI per questa occasione. Oggi è una giornata particolare, lo osservavo poco fa incontrando il Ministro Bradley, la giornata in cui la Prima Ministra britannica May incontra il Presidente del Consiglio Europeo Tusk a Bruxelles per discutere delle prospettive del prossimo Consiglio Europeo, quando cioè si dovrà decidere se sono stati fatti sufficienti progressi nel negoziato sul withdrawal agreement, progressi tali da consentire di guardare e di cominciare a discutere al secondo step, alla seconda fase del negoziato sulla Brexit, cioè il futuro delle relazioni tra Unione Europea e Regno Unito. Quindi direi che l'occasione di oggi è estremamente, come si direbbe in buon italiano, timely. Ci auguriamo quindi che ci sia una discussione che ci consenta di capire meglio il quadro del negoziato in corso sulle condizioni del divorzio. Sappiamo quelle che sono le questioni più difficili ancora da affrontare, ma soprattutto che ci consenta di capire meglio verso quale riassetto delle relazioni fra Regno Unito e Unione Europea si potrà procedere dopo aver risolto le questioni pendenti per la Brexit. Quindi io ringrazio ancora una volta Francesco De Leo, ringrazio la Ministra Karen Bradley per aver accolto il nostro invito, ringrazio l'ambasciatore Morris per essere qui con noi oggi. So che il Ministro Bradley ha poco tempo a disposizione, le passo rapidamente la parola. Thank you very much, Mr. President. And it is wonderful to be back here in the eternal city of Rome. Please forgive me, I am unable to speak Italian in the way that you are all able to speak English, and if it is me that is the one who is sorry for that. But if you will forgive me, I will speak in English, as if I was to try and speak in Italian, I don't think you would find it very easy to comprehend me. And that's why Il Club is such a wonderful and welcome addition to the world of British and Italian culture. The fact that it has the same stories in English and in Italian means that we can all share and enjoy it. And because the affection, the shared interests and the positive spirit of cooperation that there is between Italy and the United Kingdom
exists and will continue, notwithstanding Brexit. The UK has a long and rich cultural ties with Italy. Our Roman heritage is found across the country, from Hadrian's Wall to the Palladian architecture that characterises so many of our government buildings in London, and to the Roman baths that there are in places like Bath, but also in the town I went to school, Buxton in Derbyshire, which has a wonderful Roman baths. And that heritage and those strong ties continue today. It's demonstrated by the 2 million Italians who visited the UK last year, and that is a record figure for Italian visitors visiting the UK on holiday. And the over 3 million Britons who come to Italy for their holidays. And beyond that, over 600,000 Italians currently live, study and do business in the United Kingdom. And the PM's choice of Florence for her speech on Europe in September was not a coincidence, because it demonstrates how in modern history such a special relationship predates the European Union and is based on the core principles and values that define our common European identity. Because Britain is leaving the structures and institutions of the European Union, but is not leaving Europe. And we are friends and want to work with our European friends as good European citizens, because we are European. We are just not going to be part of a political bloc in the European Union. And the love for art, beauty and culture, the openness of our markets to the world and our inclination to research and innovate are among the many close ties that make our common European identity. This morning I met Italian Minister Franceschini, and it's a testament to the determination and the commitment of our two governments to continue working together in fields that are critical for our culture, society and prosperity. And in Rome, a city that is amongst the richest in the world for its cultural heritage, we acknowledge and support Italy's commitment and leadership in the critical challenge of protecting our cultural heritage, an area in which we are keen to cooperate more, because the Italian cultural heritage is British cultural heritage, it is European cultural heritage, and it matters to all of us. Last year, we celebrated the 400th anniversary of Shakespeare's death. William Shakespeare, who is a cornerstone of our global and not only British heritage, embodies the symbol of this special relationship. And if you think that 12 out of the 37 plays that Shakespeare wrote, 1 in 3 are located in Italy. And of course, soon we'll be celebrating 500 years of Leonardo. Again, Leonardo da Vinci, somebody that in Britain we celebrate and we enjoy, because Leonardo and his contribution to global culture is a contribution to British culture. And during the time of the Shakespeare celebrations, I know again in the Leonardo celebrations, there will be events and initiatives in various parts of Italy, and that is under the hat of a campaign launched by